carissimi e benvenuti in questo nuovo video, bentornati in India. Sono super elettrizzato perché mi trovo in una zona di cui ho tanto sentito parlare e anche molto bene. Mi trovo infatti a Goa, nel sud dell'India, e in questo video cercherò di portarvi con me alla scoperta di alcune delle spiagge e alcuni dei posti più belli che ci sono in questa meravigliosa area dell'India. In questo momento mi trovo a Palolem Beach, quindi sono nel sud dell'India e ho scelto infatti di fare base qui e nei prossimi giorni comunque mi sposterò cercando di visitare appunto i posti più belli, più caratteristici di questa zona dell'India. Tra l'altro poi vi farò vedere anche dove dormo, dove ho deciso di soggiornare in questi giorni, perché infatti questo posto merita davvero, quindi rimanete con me se volete sapere dove sto dormendo, e direi di non perdere ulteriore tempo e di iniziare subito con questo video. Che dite, ce lo facciamo il primo bagno in India? Vediamo com'è l'acqua. A Goa purtroppo i mezzi pubblici sono poco efficaci e soprattutto non esiste Uber in quest'area dell'India, quindi il mio consiglio, se volete esplorare un po' la zona, perdervi, girare in autonomia, è chiaramente quello di noleggiare uno scooter. Io infatti ho noleggiato questo grazioso scooter per la modica cifra di poco più di 4 euro al giorno. Cercate sempre di contrattare chiaramente, e quindi adesso direi di esplorare un po' i dintorni di Palolem Beach, i dintorni di Goa. Andiamo! Goa è lo stato più piccolo della Federazione Indiana, una terra ricca di fiumi, foresta lussureggiante e oltre 100 km di spiagge affacciate sul mare Arabico, e infatti ancora oggi continua ad esercitare il suo fascino sui turisti di tutto il mondo. Amici, buongiorno e benvenuti in una nuova spiaggia a Goa. Si chiama Galgibaga Beach e, se non erro, dovrebbe essere la spiaggia più a sud di tutta Goa. Questa spiaggia è enorme, gigantesca, e rispetto a Palolem Beach c'è veramente pochissima gente, quindi se volete un po' di relax, assolutamente consigliata. Non avete idea di quanto mi piaccia perdermi con lo scooter, cercare dei villaggi sperduti, semplicemente girare con lo scooter senza una meta, senza una destinazione precisa. Sento proprio la libertà, mi sto proprio godendo ogni attimo di questo viaggio qui in Goa, perché è magnifico. Adoro tantissimo il fatto di essere immerso nella natura, ci sono le palme, ci sono le spiagge, c'è il mare, c'è un sacco di verde.
Bellissima, Goa mi sta davvero sorprendendo tantissimo, davvero bello raga, se venite in India cercate di venire fin qua giù perché merita tantissimo e spero che chiaramente dal video renda. Interrompo brevemente questo video solo per dirvi che se come me amate viaggiare, allora dovreste seriamente pensare a farvi una buona assicurazione di viaggio, soprattutto se viaggiate fuori Europa. Io l'ho fatta con Eimondo e penso sia una delle migliori assicurazioni esistenti. Vi lascio il link qui sotto in descrizione così trovate spiegato tutto quanto e soprattutto potete capire qual è la polizza che fa più al caso vostro in base al vostro tipo di viaggio che andrete a fare. Tra l'altro, se sottoscrivete l'assicurazione tramite il mio link avrete il 10% di sconto, direi quindi un ottimo affare, no? Detto questo direi di tornare subito al video. Bring the feet further back. Philip, how was this yoga session? It was amazing. I really liked it. Quite intense? Quite challenging, yeah. Yeah. Per me è la prima volta che faccio yoga, raga, e sono veramente un tronco. Però è stato carino, dai, bello, lo consiglio, anche perché siamo a sud dell'India e qua si pratica tanto il yoga, quindi super consigliato. Namaste. Namaste. Goa non è fatta però solo di spiagge, infatti è anche molto famosa per la sua natura veramente verde, rigogliosa e super lussureggiante. Credo di aver trovato una piccola gemma abbastanza lontana, devo dire, dalle rotte turistiche. Si chiama Salaulim Dam, è praticamente questo lago in cui mi trovo adesso, in cui hanno creato artificialmente questo buco gigantesco. Pensate che è profondo ben 40 metri, più di 40 metri, ed è la principale riserva idrica di tutta la regione di Goa. Ad accompagnarmi in questa giornata a Goa c'è il mio amico Philip, che ho conosciuto ad Agra, pensate, viene dall'Austria. Ciao ragazzi! Pensate che siamo stati insieme anche a Jaipur, eravamo nello stesso ostello e ci siamo ribeccati qui a Goa e oggi stiamo passando la giornata insieme. Ci siamo lasciati alle spalle l'entroterra, siamo ritornati sulla costa e adesso stiamo andando a vedere una spiaggia che si chiama Kakolen Beach, che si trova un poco più a nord rispetto a Palonen Beach, dove appunto sia io che Philip soggiorniamo. E per arrivare bisogna fare questa sorta di trekking in mezzo alla giungla, in mezzo alle palme, ed è davvero bellissimo. Abbiamo lasciato lo scooter poco più su e adesso vi facciamo vedere questa spiaggia. Siccome si è fatta ora di pranzo abbiamo deciso di mangiare in un ristorantino sulla spiaggia, con vista proprio sulla spiaggia, che è veramente stupendo. Io ho preso i noodles vegetariani, quindi semplicemente con verdure, non vedo l'ora di mangiare perché ho veramente famissima. E poi dopo ovviamente ci facciamo il bagno. Troppo buono, mamma mia. Amici, detto molto sinceramente, non mi sarei mai aspettato di trovare un posto del genere in India. Non mi sembra davvero più di essere in India, incredibile. È magnifico sto posto, a voi piace? A me sta facendo impazzire, ci sono le palme sullo sfondo, c'è il mare, c'è pochissima gente, pochissimi turisti, perché appunto per arrivare qua bisogna fare questo piccolo trekking che non è nulla di che, si fa facilmente, però si vede che la gente non ha voglia di sforzarsi troppo e non viene fin qui, ma raga, se venite a Goa dovete assolutamente venire in questa spiaggia perché è meravigliosa.
Raga, è arrivato il momento di farvi vedere dove sto dormendo a Goa. Devo ammettere che sono stato davvero fortunato perché avevo infatti prenotato su Booking una camera con 4 posti letto e il bagno condiviso. In realtà loro mi hanno fatto l'upgrade allo stesso prezzo dandomi un cottage privato con bagno privato. È bellissimo. Sono a 50 metri dalla spiaggia e il posto si chiama Tropical Bay. Vi lascio il link di Booking qua se volete dare un'occhiata per vedere i prezzi in base al periodo chiaramente che venite voi qui in India. A circa 25 km da Palolem Beach si trova Cabo de Rama Fort, un castello di origine medievale che dal 1760 è passato sotto il dominio dei portoghesi. Devo ammettere che sono rimasto un po' deluso da questa fortezza. Diciamo che se avete pochi giorni e volete concentrarvi prevalentemente sulle spiagge, potete tranquillamente saltare questo forte. La cosa positiva è che perlomeno non si paga niente per entrare. La cosa positiva però di aver visitato il Cabo de Rama Fort è che a 2 passi praticamente dal forte c'è questa magnifica spiaggia con le palme sullo sfondo e non c'è praticamente nessuno, c'è pochissima gente. Ho la spiaggia, guardate, praticamente tutta per me. Bellissimo. Adesso è ora di farsi un bagno perché fa caldissimo. E devo dire che quest'acqua è davvero bella. Finora è l'acqua più bella e più trasparente che ho visto da quando sono arrivato a Goa. È stupenda. E questa, raga, è Palolem la sera. In pratica è costituita da un'unica via principale dove potete trovare tutto quanto: ristorantini, street food, locali, bazar dove fare shopping, souvenir, eccetera eccetera. È tutto concentrato in questa unica via principale. Adesso vi voglio portare nel mio ristorante preferito. Da quando l'ho scoperto sono sempre solo venuto qui e mi sono trovato benissimo. Si mangia veramente bene. Come vi dicevo, raga, questo qua è il ristorante che più mi piace a Palolem. È economico, le porzioni sono gigantesche e poi vabbè, loro sono stupendi, straordinari. Sono sempre venuto qua e mi sono trovato benissimo. L'aspetto non è molto allettante inizialmente, potete pensare di scartarlo, ma vi assicuro che il cibo è davvero davvero buonissimo. Venite qua, si chiama Rutvi ed è praticamente al fondo della via principale di Palolem. Guys, enjoy your meal. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito, ragazzo. Ok
Cari amici viaggiatori, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Ovviamente non mi trovo più a Goa, devo ammettere che mi sono dimenticato di fare la chiusura del video quando ero a Goa. Mi trovo a Varanasi, la città che vedrete nel prossimo video se continuerete a seguire questa serie di episodi sull'India. Come avrete capito da questo video, il sud di Goa, che è quello che ho visitato io in questa ultima settimana, mi è piaciuto tantissimo, sono stato davvero bene e in alcuni casi non mi sembrava nemmeno di essere più in India. Detto questo, il video finisce qui, noi ci vediamo nel prossimo video con Varanasi, mi raccomando guardatevi anche quello e niente, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi se siete arrivati fino a questo punto. Mettete like, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo a Varanasi. Un bacio, ciao!